Benvenuti in un nuovo video di Quadricotro News. Oggi voglio parlare di come i droni DJI si adeguano alle normative per quanto riguarda le emissioni radio del luogo in cui vengono utilizzati. Prendiamo ad esempio il nuovo DJI Mini 3 Pro, anche lui ovviamente si adegua. Quando vola in Italia e in Europa ha potenze limitate concesse dalle normative europee, e cioè 100 mW sulla 2.4 e 25 mW sulla 5.8 GHz. Capite che soprattutto sulla 5.8 GHz sono potenze ridicole che fanno perdere il segnale in presenza del minimo ostacolo. Quando invece va a volare in America, negli Stati Uniti, la potenza è di 400 mW sia sulla 2.4 che sulla 5.8. Per determinare dove si trova ci pensa la DJI Fly, l'app che si installa sullo smartphone. La DJI Fly legge il country code dello smartphone dell'utilizzatore e trasmette questo dato a radiocomando, il quale tramite firmware adegua la potenza a seconda della località in cui si trova. In pratica all'interno del firmware del drone ci sono delle tabelle dove ad ogni country code corrisponde la potenza legale concessa. Con le vecchie versioni di DJI Fly, tramite il fake GPS si poteva ingannare questo sistema. L'app pensava di essere nella località del fake GPS e quindi si riuscivano a ottenere le potenze desiderate. La DJI poi se n'è accorta e con un aggiornamento della DJI Fly adesso impedisce questo sistema perché il country code lo ricava da vari parametri dello smartphone. Quando la località non viene riconosciuta perché non appartiene a nessuno oppure non ha normative, si fissa in ZZ, che è una potenza a metà tra la FCC e la CE. Da qualche tempo è stato scoperto qual è il comando che la DJI Fly invia a radiocomando per settare il country code e quindi sono state create delle applicazioni che non fanno altro che inviare il comando seriale del country code degli Stati Uniti al radiocomando e così il radiocomando adegua la potenza a quella FCC, cioè quella degli Stati Uniti. In questo caso si conosce il comando da inviare all'RCN1, che è il radiocomando che equipaggia il Mavic Air 2, il Mini 2, l'Air 2S, il Mavic 3 e il nuovo Mini 3 Pro. Il falso country code scompare quando spegniamo e riaccendiamo il drone, perché come abbiamo visto alla riaccensione è la DJI Fly che comunica il giusto country code. E allora vediamo se effettivamente funziona anche sul DJI Mini 3 questo sistema, ricordandovi che bisogna rispettare sempre le normative nella nazione in cui si sta volando. Quindi far volare un drone in FCC in Europa e in Italia non è legale, ricordatelo. Questo Mini 3 con l'ultima versione di firmware, verifico ancora una volta, come vedete è aggiornato e c'è la DJI Fly 1.6.0. Vediamo che il valore di 1 chilometro si trova a meno 90 dBm, vedete la linea? Significa che è in modalità CE, la DJI Fly ha settato il country code in CE. Allora proviamo a vedere se funziona anche con il DJI Mini 3, quello che ho spiegato all'inizio del video, ovvero dire al radiocomando che si trova in un'altra località. Per fare questo utilizzo un'app gratuita che è presente su internet, sul web e quindi cosa dobbiamo fare? Abbiamo visto che dobbiamo collegare lo smartphone a radiocomando, però in questo caso alla porta inferiore del radiocomando. Dopodiché attiviamo questa app che si chiama, era stata sviluppata per il Mavic Air 2, quindi già un po' di tempo fa. Come ho detto è un'app gratuita sviluppata da Gal Baraket, come possiamo leggere. Una volta che l'abbiamo attiva facciamo patch e esce che appunto la patch è stata applicata con successo. Praticamente è stato inviato il country code americano degli Stati Uniti al radiocomando. Il tutto deve restare sempre acceso, non ho mai spento niente, per funzionare deve stare tutto acceso, quindi a ricollegamento ricolleghiamo sulla porta superiore, attiviamo la DJI Fly ed ecco che siamo in FCC. La linea di 1 chilometro, cioè 1 chilometro e sopra i meno 90 dBm, significa che abbiamo 400 mW
sia sulla 5.8 e sia sulla 2.4. Quindi, come ho spiegato, l'app che ho utilizzato gratuita non ha fatto altro che inviare un comando al radiocomando dicendogli che siamo negli Stati Uniti. Questo sistema però funziona soltanto con questo radiocomando, con l'RCN1 che si utilizza con i droni che ho citato prima, quindi anche ad esempio con il Mini 2. Sul radiocomando RC, ovvero quello con monitor integrato che vediamo dietro, questo comando non funziona, questo collegamento seriale non funziona, e quindi come possiamo fare per ottenere la stessa cosa sul radiocomando RC con monitor integrato? Molto semplice, dopo aver utilizzato l'RCN1 con questo sistema, si spegne il radiocomando RCN1, il drone si lascia acceso e si accende l'RC con monitor integrato. Il radiocomando RCN1 dobbiamo spegnerlo perché questo drone non si può pilotare con due radiocomandi. Quindi accendiamo il radiocomando RC. Ovviamente adesso il drone non si collegherà perché è abbinato al radiocomando RCN1. Quindi dobbiamo fare l'abbinamento, e cioè il binding tra l'RC e il drone. E come si fa? Dobbiamo aspettare che la DJI Fly sia caricata sul radiocomando. Questa procedura è uguale anche per l'RCN1, quindi se noi abbiamo il radiocomando di un Mini 2 possiamo abbinarlo al Mini 3 quando DJI rilascerà l'aggiornamento per l'RCN1. In questo caso il mio RCN1 è già aggiornato perché fa parte del pacchetto Mini 3. Quindi quando è tutto pronto andiamo su guida alla connessione, comprerà questa pagina, questa, e dopo qualche secondo apparirà un'ulteriore dicitura che ci dirà cosa dobbiamo fare. Ecco, se non riusciamo a collegare il drone dobbiamo cliccare su questa scritta, premere il pulsante di accensione del drone per più di 4 secondi. Ecco, inizia a fare questo suono, poi premiamo il radiocomando, si attiva la procedura e avviene l'abbinamento, e in questo momento siamo collegati. La stessa procedura si può fare con l'RCN1 una volta che è stato aggiornato. Lo ripeto, io adesso ho una versione in anteprima. Quando DJI rilascerà l'aggiornamento per tutti sarà così. Vedete la linea? 1 chilometro, la linea dei meno 90 dBm è sotto a 1 chilometro. Quindi 1 chilometro si trova sopra i meno 90 dBm. Significa che siamo in FCC. Anche con questo radiocomando RC. Guardate cosa succede se spengo il drone, tutto si risetta subito alla modalità CE, perché il radiocomando RC ha memorizzato all'attivazione il fatto che ci troviamo in Europa. Quindi fino a quando non lo portiamo negli Stati Uniti resterà sempre in modalità CE, fino a quando non avrà conferma di essere veramente negli Stati Uniti. A meno che non si faccia questo trucchetto. Però per fare questo trucchetto è un po' macchinoso perché prima bisogna utilizzare sempre prima l'RCN1 come abbiamo visto e poi fare di nuovo il binding con questo e torniamo in FCC. Lo ripeto ancora una volta, sono informazioni didattico-informative, la modalità FCC in Europa e in Italia non si può utilizzare. Però questa procedura può servire se ci troviamo in vacanza fuori Europa, in una zona dove non ci sono normative e quindi un country code ZZ possiamo forzare in FCC per avere più potenza. Dove ho trovato questa app? Questa app l'ho trovata sul forum Mavic Pilot. Questo è il post di chi ha creato l'app e vi lascio il link del forum in descrizione, così poi voi potete leggere e valutare il da farsi. E ovviamente è un'app sviluppata da questa persona, è molto semplice come app, però io non posso garantire nulla, nel senso che non so se dentro c'è qualcosa di strano che va a prendere dei dati. Io l'ho utilizzata e non ho visto niente di strano, quindi per me è sicura. Però ogni persona deve valutare, ma soprattutto vi ricordo appunto scopo didattico informativo per sperimentazione e fuori Italia, fuori Europa.
Bene, per ora è tutto, vi ringrazio se siete arrivati fino a qua, lasciate un like se questo video vi è stato utile e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, usate sempre la testa e il buon senso quando usate i droni, oltre al rispetto delle normative. E lo dico anche a me stesso, ovviamente. Ciao a tutti e buon proseguimento al prossimo video con Quadricottero News.